Oggi prepariamo un pan pepato low carb senza zucchero, ti faccio vedere la versione più leggera e durante la ricetta ti spiego anche un piccolo trucco con un po' di miele per chi vuole un impasto più compatto e facile da tagliare. In descrizione trovi procedimento e varianti. Iniziamo! Versa in una ciotola del cioccolato fondente precedentemente sciolto a bagnomaria al 75 per una versione più dolce o 85 per una versione a basso contenuto di zuccheri. Poi puoi scegliere di unire, come ho fatto io, uno sciroppo dolcificante preparato sciogliendo in un pentolino 3 cucchiai di eritritolo e 3 cucchiai di inulina in 2 cucchiai d'acqua. In questo caso il dolce tenderà a essere un po' più friabile, oppure per una versione ancora low carb ma più strutturata aggiungi allo sciroppo 20-30 g di miele. Il miele funziona da collante naturale, aiuta l'impasto a stare insieme e rende le fette più compatte e quindi facili da tagliare. Nel cioccolato poi unisci frutta secca precedentemente tostata in forno per qualche minuto e spezzettata grossolanamente con un coltello. Aggiungiamo dunque 50 g di nocciole, 30 g di noci di macadamia, 50 g di mandorle e 50 g di noci. Poi aggiungi 100 g di farina di mandorle, 20 g di farina di castagne e delle spezie. Noi abbiamo utilizzato cannella, noce moscata e un pizzico di pepe nero. Aggiungi anche la scorza d'arancia e mescola tutto finché ottieni un composto uniforme. Ora versa 3 cucchiai di olio di cocco fuso e aggiungi qualche cucchiaio di succo d'arancia. Poi inizia ad impastare. Il composto si deve riuscire a compattare con le mani. Se hai scelto la versione con solo inulina più eritritolo, potresti dover aggiungere anche un cucchiaio in più di succo d'arancia o di acqua calda e compattare bene. Se hai aggiunto invece 20-30 g di miele, sentirai subito che l'impasto è più appiccicoso e coeso. A questo punto il nostro pan pepato è pronto per la cottura. Compattalo bene con il dorso di un cucchiaio o con le mani leggermente umide, premendo con decisione. Questo passaggio è fondamentale per un pan pepato che poi non si sbricioli, mi raccomando. Cuoci in forno statico a 160-170 gradi per circa 25 minuti. Poi lascialo raffreddare completamente nella teglia. Man mano che raffredda, l'olio di cocco solidifica e il dolce si stabilizza. Quando è freddo puoi anche metterlo in frigo per 1-2 ore, così sarà ancora più facile da tagliare. Una volta che il dolce si sarà raffreddato, puoi decorarlo con cocco rapè e qualche chicco di melagrana per dare un tocco davvero natalizio. Come promesso ti dico 2 parole sui benefici, perché questo non è un pan pepato qualsiasi, è un dolce low carb, quindi niente zucchero, usiamo eritritolo e inulina e se aggiungi miele parliamo comunque di una quantità contenuta, 20-30 grammi su tutto l'impasto. È ricchissimo di frutta secca, dunque di grassi buoni che danno fibre e sazietà. In questa ricetta la farina di mandorle sostituisce la farina raffinata, portando dunque più proteine e meno carboidrati. La farina di castagne è solo 20 grammi, dà sapore e carattere, ma non aumenta troppo il carico di carboidrati. Il cioccolato fondente regala antiossidanti e tanto gusto con meno zuccheri rispetto al cioccolato al latte. L'inulina aggiunge una quota di fibra prebiotica, utile per il microbiota intestinale. Spezie, scorza d'arancia aggiungono aromi intensi e altri composti antiossidanti. Anche se questo pan pepato è povero di carboidrati rispetto alla versione tradizionale, rimane comunque molto ricco di frutta secca. Per questo va consumato con moderazione e può essere considerato come la porzione di frutta secca giornaliera. Ricorda anche che l'eritritolo andrebbe usato solo ogni tanto e in piccole quantità. Ci sono ancora studi in corso e alcuni dati fanno pensare che un uso elevato e costante potrebbe non essere proprio ideale per il sistema cardiovascolare. Come nell'alimentazione, anche per i dolcificanti, per restare in equilibrio è sempre meglio variare. Prima di apportare cambiamenti alla propria alimentazione, soprattutto in presenza di patologie, è importante confrontarsi con il proprio medico o nutrizionista di fiducia, perché, come dico sempre, ogni situazione è diversa e va valutato in modo personalizzato. Se questa idea di pan pepato low carb ti è piaciuta, metti un like, iscriviti al canale e nella prossima puntata ti porto un'altra ricetta tradizionale trasformata in versione più leggera ma sempre golosissima. Ti aspetto!